Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi affrontiamo un argomento che ci ha davvero lasciati senza parole. Entriamo nell'universo più intimo di una delle coppie più seguite e amate della televisione turca, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Sì, proprio loro, i volti che hanno trasformato le emozioni sullo schermo in un riferimento per migliaia di fan. Ma oggi non parleremo di set, di copioni o di premi. Oggi ci addentriamo in qualcosa di più profondo, più personale. Perché, secondo i titoli che hanno incendiato il web, è arrivata una confessione sorprendente. Cosa si nasconde davvero dietro i loro sorrisi magnetici e la loro compostezza impeccabile? Preparatevi, andremo oltre i riflettori per capire che cosa sia stato condiviso apertamente e che cosa, forse, sia ancora custodito con esitazione. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Così non perderete nessuna delle nostre analisi sulle stelle che tengono tutti con il fiato sospeso. E adesso, cosa è successo davvero? Nelle ultime ore è rimbalzata ovunque la notizia di una confessione di Özge Yağız che ha scatenato curiosità e domande. I titoli sono inequivocabili. Confessione shock di Özge Yağız. Che cosa nasconde l'attrice? Ed è bastato questo per far drizzare le antenne ai fan e alla stampa di gossip. La domanda è inevitabile. Riguarda la vita privata, il rapporto con Gökberk Demirci, la carriera, oppure qualcosa di completamente inatteso? Di solito i personaggi pubblici tengono per sé certi aspetti, ma quando decidono di esporsi, lo fanno per una ragione forte. E quando si parla di confessione shock, immaginiamo qualcosa capace di cambiare il nostro modo di vederli. Analizzando le informazioni trapelate, sembra che non si tratti di una piccola svista o di un segreto marginale. Le ipotesi puntano a qualcosa di più profondo, qualcosa che Özge potrebbe aver represso troppo a lungo, o che finalmente ha trovato il coraggio di raccontare. C'è chi suggerisce che c'entri la pressione della fama, il funzionamento dell'industria televisiva, o qualche zona del passato che ha lasciato un segno. Nell'epoca dei social e dello sguardo costante del pubblico, è facile sentirsi osservati e giudicati, ed è altrettanto naturale arrivare al punto in cui si avverte la necessità di aprirsi. Alleggerire il peso, magari per aiutare qualcun altro o semplicemente per respirare. Proviamo a immaginare per un istante la vita di una coppia come Gökberk Demirci e Özge Yağız. Fin da giovanissimi hanno conosciuto i riflettori, insieme e separatamente. Il successo è stato rapido, le aspettative altissime, ogni gesto vivisezionato, la pressione a mantenere un'immagine perfetta sempre alle stelle. In questo contesto, è comprensibile che arrivi un momento in cui ci si ferma, si fa un passo indietro, e si rimette a fuoco ciò che conta davvero. La confessione potrebbe essere proprio questo, un tentativo di tornare a sé, di condividere una verità rimasta in silenzio, e magari di ispirare chi ascolta a fare lo stesso. Fra le ipotesi più discusse c'è quella che riguarderebbe la salute mentale o le difficoltà di adattamento alla vita pubblica. Tanti volti noti si sono aperti su ansia, stress, solitudine. E se Özge avesse deciso di raccontare qualcosa di simile, sarebbe un atto di coraggio, una scelta capace di togliere un po' di mistero e stigma a questi temi, per mostrare che anche chi sembra avere tutto combatte battaglie invisibili. Un messaggio potente, soprattutto per i più giovani che li seguono e che magari attraversano momenti analoghi. E dall'altra parte, come reagisce Gökberk? Chi lo conosce lo descrive come discreto, protettivo, presente quando serve e silenzioso quando è giusto lasciare spazio. Se c'è stata una confessione, la sua postura, non urlata, ma solida, potrebbe aver fatto la differenza nel trasformare una fragilità in forza condivisa. Un'altra pista è che il racconto riguardi momenti della carriera non così idilliaci come appaiono dall'esterno. Forse ci sono stati dubbi, delusioni, prove dure da superare. Il nostro settore preferito può essere competitivo e, talvolta, ingrato. È possibile che Özge abbia voluto mettere in parole una lezione imparata sulla pelle, un episodio che l'ha temprata o le ha insegnato qualcosa di prezioso. E magari, accanto a lei, Gökberk ha portato il suo passo calmo, offrendo la versione più silenziosa del supporto, non il clamore delle dichiarazioni, ma la costanza dei gesti, il rispetto dei tempi, la capacità di mettersi di lato per proteggere. E poi c'è il terreno più scivoloso, la vita privata. Tra voci, allontanamenti, riavvicinamenti, il pubblico ha spesso letto tra le pieghe, a volte indovinando, altre no. È importante ricordare che la privacy esiste,
anche per chi ha fotografato ogni volta che esce da una porta. Eppure, alcune volte, si sceglie di parlare per porre fine ai fraintendimenti, oppure per mettere un punto alle storie inventate. Considerato il tono di questa confessione, però, è probabile che non si tratti solo di una smentita o di una conferma. Potrebbe essere invece la rivelazione di un sentimento profondo, di una decisione meditata a lungo, o di un episodio che ha inciso in maniera importante sul loro modo di essere coppia. È chiaro che questa svolta abbia catturato l'attenzione di milioni di persone, e non ha torto. Quando figure così riconoscibili decidono di parlare dal cuore, c'è sempre qualcosa da cogliere. È un invito a riflettere sulle pressioni che viviamo tutti, sui ruoli che indossiamo, e su quanto conti essere onesti con noi stessi e con gli altri. La vulnerabilità, se sincera, crea ponti. E in quei ponti, spesso, ci ritroviamo. È affascinante chiedersi che cosa ci sia, in concreto, nella confessione di Osge. Potrebbe aver cambiato la sua visione delle cose, averla spinta a ridefinire priorità o, chissà, ad avvicinarsi a nuove scelte professionali. Potrebbe aver toccato i legami, il modo di vivere l'amore sotto i flash o persino i progetti futuri. L'industria chiede perfezione, ma la realtà è che nessuno lo è. Confessioni come questa ricordano che dietro gli scatti curati esistono persone con timori e speranze, giornate buone e giornate meno buone, e ricordano che la forza è spesso nella sincerità, non nell'infallibilità. E allora, cosa possiamo fare noi di fronte a tutto questo? La cosa più importante è rispondere con empatia e rispetto. La fama non cancella il bisogno di spazio e di silenzio. Se Osge ha sentito che era il momento, diamole credito e ascolto. Se Gökberk ha scelto la discrezione, riconosciamola come una forma di vicinanza. Il nostro ruolo è comprendere e, se possibile, imparare. Potremmo speculare all'infinito sui dettagli. Uno scossone che l'ha portata a rimettere in discussione la carriera, una lotta personale finalmente guardata negli occhi, o una riflessione sulla vanità della ribalta e sul bisogno di un significato che vada oltre gli applausi. Ma il solo fatto di aver parlato dice molto del loro cammino. In un mondo che adora l'immagine e spesso dimentica la sostanza, le verità pronunciate a mezza voce pesano più del rumore. Le confessioni autentiche sono una boccata d'aria. Ricordano che tutti siamo in viaggio, che inciampare fa parte del passo, che rialzarsi è la vera conquista. Se Osge ha superato un ostacolo o ha messo ordine dove regnava il caos, condividere quel passaggio può essere un dono per chi ascolta. E se Gökberk ha deciso di essere riparo, il suo silenzio potrebbe essere stato più eloquente di 1000 comunicati. Arrivati a questo punto, la conclusione non è un punto fermo, ma una virgola. Al di là dei dettagli che forse emergeranno meglio nei prossimi giorni, resta la loro scelta di mostrarsi per ciò che sono, non due statue di ghiaccio, ma due persone che amano, faticano, crescono. Che sia una difficoltà personale, una considerazione sull'ambiente di lavoro, o semplicemente un nuovo modo di stare nel mondo, la volontà di aprirsi ci interroga. Ci ricorda che l'autenticità richiede coraggio, che la paura si attraversa, che la voce si trova praticandola. Ricapitolando, abbiamo raccontato l'impatto della confessione di Osge Yas e la postura attenta di Gökberk Demirci, esplorando le possibili ragioni di questa rivelazione. Dal peso della fama agli angoli privati della vita a due, fino ai momenti meno scintillanti della carriera. Abbiamo osservato come annunci simili creino curiosità, ma regalino anche spazi di riflessione ed empatia. E abbiamo considerato che, comunque stiano le cose, questo gesto parla al loro pubblico e ne rafforza il legame. Grazie di cuore per averci seguiti in questo viaggio. Ci auguriamo che questa conversazione vi abbia offerto uno sguardo diverso e, magari, un po' più umano. Ora tocca a voi. Cosa pensate sia stato condiviso davvero? Quali parole immaginate tra Osge e Gökberk prima di decidere di rendere pubblico un pezzo così delicato della loro storia? E in che modo tutto questo potrebbe influenzare i loro progetti futuri, le scelte professionali, l'immagine che hanno costruito in tanti anni? Diteci la vostra nei commenti. Leggere i vostri pensieri è parte della magia. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e condividetelo con chi segue con passione Gökberk Demirci e Osge Yas o ama restare aggiornato sul mondo dello spettacolo. Noi continueremo a osservare, a verificare, a riportare contatto e attenzione. Perché dietro ogni notizia c'è una vita, e dietro ogni vita c'è una storia che merita rispetto. Alla prossima, qui, su Stelle Turche Rivelate,
dove le luci sono forti, sì, ma la nostra promessa è guardare anche dove la luce non arriva. E mentre attendiamo parole più chiare, ricordiamo quello che conta, non il rumore del clamore, ma il suono netto della verità, non la corsa a dire per primi, ma la scelta di ascoltare fino in fondo, non l'idea di perfezione, ma la bellezza spezzata della sincerità. Se c'è una lezione nella confessione di oggi, è che l'amore, per se stessi, per chi si ha accanto, per il proprio lavoro, richiede tempo, pazienza, imperfezione. E che, a volte, proprio da una crepa entra la luce. Perché questo, in fondo, ci lasciano Gökberk e Özge, la sensazione di essere davanti a due persone che non hanno paura di diventare più vere degli scatti a cui siamo abituati. Forse non sapremo mai tutto, forse non è nemmeno necessario. Ma quel tanto che basta, pronunciato al momento giusto, può cambiare il modo in cui guardiamo non solo loro, ma anche noi stessi. E non è forse questo, alla fine, il motivo per cui certe storie ci restano addosso? Non perché ci dicono chi ha sbagliato o chi ha vinto, ma perché ci ricordano che vivere è un'arte fragile, e che condividere la fragilità è un atto di rara, autentica forza.